Wow. 3 download, 2 utilizzi. Qualcuno usa i miei assetti, incredibile. Posso mangiare questo mese. Crediti in regalo, ottima cosa. Allora, streaming partito, amici di recordinggame.it, serata particolare perché ho intenzione di utilizzare ben, e dico ben, 4 giochi diversi. Che roba impegnativa. Vediamo un po' cosa ne uscirà. Aspetto che si colleghino i primi fedelissimi. Si parte con Forza Motorsport, metterò anche un timer, mi sa. Allora, direi cosa si può usare. Che mi butto già in multiplayer. Andiamo in rotazione. DDT e Alessio già collegati, ragazzi, fedelissimi, eccoli qua. Vi saluto entrambi. DDT sei sempre il primo, cioè immancabile. Ciao, mi fa piacere, buonasera a te e buonasera anche a Alessio, perché anche nell'ultima live ho partecipato, mi ricordo benissimo. Come state? Tutto bene? Avete visto il titolo di questa live un po' particolare? Faremo 30 minuti di Forza, 30 minuti di Forza Motorsport, poi di Forza Horizon 4, poi di Ride 3, poi di Mad Runner, un gioco abbastanza strano. Intanto vedo delle cose strane qui su Forza Motorsport, cioè le icone sono cambiate. È un po' che non gioco al multiplayer, una settimanella circa. Quindi andiamo subito in divisione a rotazione. Su Forza si possono fare le gare monomarca. Allora sì, si possono fare, c'è una categoria del multiplayer che prevede, diciamo, gli assetti di serie. Anzi, se vuoi, a me non fa nessuna differenza partecipare a quel tipo di evento e quindi lo posso fare. Ti faccio vedere subito. Tutto bene, sì, anch'io adesso tutto bene, dai, sono rientrato dalle ferie una settimana fa e poi ho passato una settimana nella casa nuova a sudare peggio che al lavoro, quindi adesso ho ricominciato a lavorare e mi posso riposare, per modo di dire. Comunque, DDT, ciclo serie della community, è questa qui non fai altro che correre con le auto di serie. Cioè ogni gara ti decide lui che auto e quindi tutte hanno la stessa e non puoi assolutamente toccare gli assetti. Quindi facciamo questa qua. Apro YouTube e mi trovo il Mapo in live. Che faccio? Non entra? No, certo che entri. Lo so. Anche solo per un saluto mi fa piacere. Poi non so a quanti faccia piacere il tipo di live di questa serata, ovvero 4 giochi diversi. Sicuramente su Forza siete tutti molto attratti, però perché no anche con gli altri? Allora direi, visto che sono un bravo ragazzo, di far partire un timer di 30 minuti, magari da quando parto con la prima gara. Così sappiamo che il tempo di Forza è quello e non si scara, perché visto che sono le 10 non vorrei andare oltre mezzanotte, più o meno. Poi diciamo tra domande e risposte. Ce la fa la rete stasera? Vediamo un po', che lo vedo un po' in sofferenza. Importante che non mi sia partito qualche aggiornamento, mi sembra di no. Impossibile trovare sessioni di gioco. Ah, non c'è nessuno che vuole correre con le auto di serie. Vabbè. Cioè nel mondo non c'è nessuno. Ma com'è possibile? DDT mi dispiace. Riprovo un'altra volta, però magari è un problema di connessione. Attenzione, forse vedo delle cose, creazione, matchmaking. No. Per quello non ho fatto partire il timer, se no mi giocavo almeno 3-4 minuti così. Sul mio gioco preferito. Ho anche qui le mie cuffie professionali da DJ. Eccole qua. Niente, comunque fa fatica, quindi secondo me non ci siamo. Cioè nel senso io ci sono, gli altri non ci sono. Annullo, dai, vediamo se c'è qualcuno nella divisione della rotazione dove sono andato prima.
Ti piace F1 2019? No, cioè nel senso non ci gioco F1 io. Avevo provato il 2017 grazie al Game Pass e qui intanto vedo che gente ce n'è e si sta correndo con le Camaro, cioè con muscle car. Non sono da F1 e nonostante abbia detto non mi ricordo a chi poco tempo fa che me l'aveva chiesto, forse nella live precedente, mi aveva detto se mi piaceva e avevo detto che era più un gioco da volante. In realtà, per come ho visto e per come ho sentito, è perfettamente un gioco da pad, cioè per entrambi, diciamo, quindi potrei anche provarlo, solo che non mi ispira, non so perché, Formula 1 non mi ispira. Forse questa troppa precisione nel dover guidare. Per quanto mi piacciono poi le Formula 1 in giochi non di Formula 1 come Forza Motorsport che 2 o 3 macchinucce ce le ha, lì mi piace, però in quelli ufficiali no, non so perché. Tra l'altro 2019 mi dicono essere praticamente identico al precedente e ancora quello prima, cioè un po' come MotoGP, no? Cambiano veramente poco, aggiungono un numero e l'edizione è sempre quella, più o meno. Non so se tu ci giochi, Alessio. Quindi gara in corso, allora qui un giro alle mans si devono fare sti qua, però è il circuito lungo, quindi quasi 14 km. Mi scaldo un attimo, vediamo cosa ho impostato come aiuti, togliamo tutto. Manuale con frizione, estetici. Ok. Puoi anche provarlo con la tastiera a Monaco sul bagnato. Con la tastiera non gioco da veramente tantissimo tempo. Partiti intanto di 30 minuti, se non ci credete. Quando suona, stacco. E andiamo in test di guida. Con la tastiera, l'ultimo gioco che ho giocato con la tastiera su PC, penso sia stato un Need for Speed, credo, sì. Forse è Need for Speed Most Wanted il primo, se non ricordo male. Abbastanza lenta, sta camaruccia. Ho giocato in settimana a Forza, ma ho giocato offline per un time attack che ci ha organizzato. Finito così il test. In questi giorni, dal gruppo Forza Motorsport Time Attack, che è a Silverstone, e sto correndo con la 911, non mi ricordo più, la GT1 comunque, non mi ricordo bene il nome, di DT lo saprà di sicuro. Io no, perché non ho un PC che tiene i giochi, come me, io alla fine non ho più un PC, cioè un portatile, e per giocare proprio non è idoneo, ma non mi interessa nemmeno farlo. Per fortuna è abbastanza idoneo per fare i video, quello sì. Allora, gara si conclude al volo, ho praticamente scherzato, non ho scaldato neanche una delle 4 gomme. Come al solito fatemi sapere i volumi del gioco e anche del microfono. Vabbè, il microfono di solito non ha mai problemi qua vicino. Vediamo il cambio pista, che sono molto curioso. Poi magari vado a scegliere una tuta più idonea alla macchina. Sembra un po' tutto molto lento stasera. Stiamo dormendo, mi sa. Ok, Dubai, 5 giri, BMW M5 l'auto consigliata, vediamo un po' che altro si può scegliere. Questa qui ci avevo già messo mano a giudicare dalla livrea. Non sono uno tanto da BMW, questo qui ci ho fatto sì un video recentemente, mi ricordo, anche se non è ancora apparsa. Devo capire se ho problemi di banda o cosa. Beh, non male, poi la versione Forza è sempre bella larga. Infiniti, Jaguar e un Porschettino 928 del 93. Niente, ma disconnesso, quindi c'è qualcosa che non va. Banda ridotta, hai ragione, quindi mi sa che la mia live sta un po' infastidendo. Adesso vediamo se ce la faccio giocare in live bene, se no faccio una garetta offline, pazienza. Riproviamo subito. Magari riesco ad entrare nella stessa lobby.
perché lo streaming mi sembra stia andando discretamente, tra l'altro io non imposto mai grandi prestazioni. Magari il ventilatore, mi sa che è il ventilatore che va via DSL che mi ciuccia la banda. Allora, sono entrato in qualcosa, però mi sa di qualcosa già iniziato. Dai che c'ho mezz'ora, non è che posso star qua a giocare. Cioè, sì, dovrei giocare, anzi. Ma un po' in sofferenza, qui siamo in Indianapolis, però c'è una gara in corso. Vabbè, mi scaldo le gomme con questa RS3, che mi piace tra l'altro sta macchina, non è affatto male. Via. Trazione anteriore. Ma mi sembra che ci sia qualcosa di diverso nel gioco. Sembra che i riflessi siano stati un attimo aggiornati, non lo so. Che di aggiornamenti non ne ho visti fare. Su Horizon sì, ce n'era uno. Magari ne ha fatto uno, non me ne sono accorto, che l'ho lasciato acceso. Anche prima Le Mans con la Camaro, ho visto che l'illuminazione dei fanali anteriori sembrava diversa, però magari ho fumato io, non so. Cosa scoppietta questa Audi RS3. Tra l'altro vi preannuncio in anteprima che il mio prossimo video, di cui il montaggio è in corso ma molto a rilento, sarà sulle differenze di sound che ci sono tra FM7 e Forza Horizon 4, perché con le stesse macchine, cioè andrò a scegliere proprio le stesse macchine per farvi sentire le diversità, che vi assicuro esserci, e sinceramente non mi spiego il motivo, visto che comunque, ok, Motorsport ha 2 anni di gioco, però lo continuano ad aggiornare, quindi io mi chiedo, sei una software house di videogiochi che sviluppa in continuazione, hai fatto un gioco simile, hai fatto un po' più arcade, parliamo comunque di macchine, se fai le cose belle per uno, falle anche per l'altro. C'era stato un aggiornamento sui motori V12 che miglioravano un po' appunto il sound su FM7, però devo dire che questa come anticipazione, che se si fa un paragone in entrambi i giochi, purtroppo Horizon ce li ha quasi sempre migliori i sound. C'è una Viper, ragazzi, che non vi dico, che sembra un martello pneumatico, cioè mi fa paura più di tutti a sentirla ai bassi giri, cioè proprio impressionante, anche originale. E quindi sarà una di quelle, diciamo, che verranno mostrate per il confronto sonoro. Anche in tema assetti vorrei fare dei video, vorrei approfondire quasi tutti gli aspetti possibili di questo gioco, partendo da un video sui freni, sulla guida senza ABS, che praticamente io non ho mai guidato con l'ABS e non ho avuto grossi problemi, però ci sono degli accorgimenti che si possono prendere per evitare il bloccaggio e diciamo, per chi non è abituato all'ABS, a fare un passaggio un po' più docile nel toglierlo. Poi ovviamente sono tutte cazzate quelle che dico io, no? Ovviamente. No, però sugli assetti mi sto impegnando più del solito, che già diciamo la mia discreta fama su questo gioco deriva appunto per gli assetti, mi sto ancora di più specializzando. Qui non posso mettere in pausa perché comunque anche se sono in test sono nel multiplayer. Allora, chi è entrato? Che campionati automobilistici segui? Allora, automobilistici? Mi spiace deluderti, DVT, non seguo un cavolo. Io seguo solo in maniera accanita, non me ne posso perdere una, le moto. Io seguo la MotoGP. Avrei anche intenzione di fare dei video sui Gran Premi, cioè di domenica in domenica. Mi piacerebbe farlo, anche perché potrebbero essere un argomento allettante, interessante per il pubblico, anche se non c'entra niente con il contesto gaming, però c'entra con i motori.
quindi automobilistici non seguo praticamente niente, però di moto sì. Quando c'era il motocross ai tempi, ma parlo di 15 anni fa, su Italia 1, mi piaceva molto anche quello, anche perché in quegli anni ci andavo. Vediamo se regge la sessione, proviamo a scegliere Mazda Laguna Seca. Intanto saluto anche Alessandro Bruno che si è collegato. Ciao Ale, anche tu fedelissimo della live, mi ricordo bene di te. Come sta andando l'elaborazione della Ford Formula? È vero, me l'avevi chiesto. Come sta andando? Ci ho girato un po' perché me l'avevi detto tu. Mi aspettavo un mezzo un po' più veloce, però non ho ancora deciso cosa fare, anche perché in coda ci sarebbe sempre la famosissima Charger Daytona, e quindi no, non ho un progetto in corso, però non me ne sono dimenticato. Tant'è vero che l'ho guidata, è apparsa in un frangente di video di quello che ho fatto sulla visuale dal cofano, è apparsa, però come assetti poco e niente, perché tu immagino che la guidi e ti interesserà avere qualcosa, penso, no? Niente cane prima delle live che vedi troppi riflessi diversi. No, che cane, ormai sono vecchio, ragazzi. No, non so, mi sembrava che ci fossero riflessi migliori. Vediamo se regge. Attenzione, Charger Daytona, vedo lì, però è quella di serie, perché qui stiamo parlando di elaborazioni omologate, quindi non posso scegliere l'assetto che stavo producendo classe A 700. Mi propone il C475 che con la Charger Daytona fa veramente pena, quindi andrò a cambiare macchina. Vediamo cosa propone, tanto siamo sempre sulle americane. No, niente, comunque tutto inchiodato. Mi sa che secondo me non ce la faccio a fare una gara in multiplayer. Cosa si può prendere? Beh, la Charger normale, ma vediamo se c'è altro. Di Ford ce n'è quante ne voglio. C'è un po' di 302 edizione Forza. Qualche doppioncino ce l'ho in giro. Questa Holden qua è cattiva. Torana A9X edizione Forza. La Plymouth, bella, l'Amy Cuda, di cui ho fatto un video, però non è questo assetto, anche se è una discreta macchina. La Firebird Trans Am mi piace veramente tanto. E direi di guidare questo, dai, perché no? Vediamo se mi regge la sessione. In lobby ci sono personaggi che non conosco, non sembrano italiani, ma andiamo a fare un check sulle bandiere. Non vedo bandiere italiane a parte la mia. Allora, se fai un video sulla gara dicendo cosa pensi, ti arrivano tutti i campioni del mondo da divano a commentare. Certo, ma non è un problema, nel senso... Ma ragazzi, io so mediare molto bene con le persone. Non ho ricevuto molti insulti né critiche nei commenti dei miei vari video, ma quando ci sono stati, andatevi a vedere per curiosità i video l'unico video che ho fatto su Project Cars 2, la mia recensione. Scrivete Project Cars 2 Recording Game. Qualcuno mi ha attaccato, gli ho risposto e alla fine ci siamo fatti una risata, perché tutto sta lì, se tu gli butti benzina loro vanno avanti. E comunque non ho paura, anche se fosse, tutto crea dibattito, no? Comunque si parte. Parto primo, che onore ragazzi. 3 giri. Vediamo un po'. Non smetterò mai di dire che l'utilizzo della frizione sulle mascole originali cambia moltissimo. Oh, però non tiene. Ma però la linea sembra reggere. Spallata contro questa Mustang che sembra andare abbastanza bene. No, a Laguna Seca almeno il podio, poi su 6 persone. No, sta entratina qua non mi è piaciuta. Allora, non ho fatto assetti su questa macchina. Loro penso di sì perché hanno l'alettone, cosa che non ha la Mustang. Hanno l'alettone edizione Forza.
Vediamo qua il cavatappi. Stanno andando via. Devono aver fatto un buon lavoro con la loro stabilità. Però mi sembrano anche ben bilanciate le Mustang davanti. No, ma anche il riquadrino lì a sinistra con gli stacchi mi sembra cambiato. Quindi secondo me c'è stato un piccolo aggiornamento. Guardate il motore però della mia Trans Am, fantastico, almeno quello ce l'ho. Mi butto dentro, faccio un po' paura con le scintille. Ci sono anch'io, ragazzi. MVS Dodger. Bisogna mettergli un po' paura a sti ragazzi. Eccomi qua. E qui me la gioco per il secondo posto. Aiuto, 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 non tiene. Attenzione, mi butto dentro, qua è stretta, è molto stretta. Chiude la traiettoria, il bastardo. Non voglio giocare sporco. Sentite come ruzzano i cavalli. Attenzione, traiettorie sporche da parte sua, no, mia no. Devo fare di meglio. Oh, qui mi dà via troppo. Potevo farla molto meglio questa curva a sinistra finale. E vedete qua il motore della Trans Am come va a riprendere la Mustang. Ultimo giro partito. Sto largo per chiudere poi la seconda curva. E a lui le fa un po' lunga, potevo approfittarne, peccato che ho fatto lungo anch'io. Secondo me si sta cagando addosso, è il momento di attaccarlo. Io vado dentro. Ma sì, dai, tanto andiamo piano, anche se ci sportelliamo non succede niente di grave. Amici come prima. Niente, questo era il primo settore dove guadagniamo un po'. O faccio un cavatappi della Madonna. Però attenzione che anche qua mi faccio sotto. Attenzione. Vediamo cosa fare. Freno prima per uscire forte. Infatti così è, peccato la derapata. Scintille tra di noi. Vediamo qui al cavatappi. Fatto malissimo, cazzo. Ho fatto pure un taglione. Peccato. È stata una bella gara. Preferivo arrivare secondo. Ho fatto un pessimo cavatappi. Però divertente, non male. Alessandro, sai perché mi sono fissato con la Formula Ford? Per cercare di migliorare la velocità ma mantenendo lo stesso punteggio. Punteggio intendi come... Intanto vediamo i tempi sul giro. No, beh, dai, meritavo la terza posizione. Intendi come classe prestazione auto, immagino. Allora, direi Suzuka. Ma anch'io mi affeziono alle macchine. Gli assetti sono importanti, ma secondo me sono sempre più importanti i pezzi che monti. Cioè un po' come sbilanci l'auto, se decidi di farla potente, se decidi di farla stabile.
Quello secondo me è la parte più difficile, prima scegliere i pezzi, poi a volte diciamo sei abbastanza costretto a fare le scelte. Tanto Forzaton che mi premia con 1.000.000 di euro, no, non lo so, compiuti i progressi. Mi avrà regalato qualche soldino inutile in questo momento. E poi la messa a punto tipo agevolare nella guida, soprattutto nell'evitare di sbagliare. Il problema di Forza è che si fanno come questa, tante gare corte, che non mettono realmente alla prova la messa a punto. Tanto messaggi, fatemi rispondere anche alle mie cose. Cioè S772, però scusa, 772 che cos'è? Non è omologato? Se non ricordo male siamo sui 775 come soglie, diciamo, per le varie auto. Perché se è così, se fosse così, intanto abbiamo ancora 11 minuti. Vediamo. Ah, Formula E, questi mi piacciono. Le Formula E mi piacciono e userò di una, avevo fatto l'assetto, non mi ricordo più quale. Devo trovare, forse questa qua. Devo togliere la frizione perché è abbastanza inutile. Un attimo, adesso vi rispondo, controllo un attimo la macchina prima che si parte. Se c'ha le gomme a 1,9 o 2 è questa. Esatto, 1,8, 1,9, ok. Va bene, parto terzo. Quindi dicevo, se sei 772 hai ben 3 punti di prestazione ancora da giocarti e fidati che 3 punti non sono pochi. Se non sai cosa toccare, devi cercare di togliere peso, e per togliere peso un modo diciamo abbastanza fine per farlo, ma in realtà soprattutto per aumentare il peso, è con i cerchi, perché se tu metti i cerchi più leggeri ti cambia. Invece se tu vuoi mettere, non so, qualcosa che ti dà più cavalli, che però ti porta a 776 o 777, allora cosa fai? Vai a quel livello e poi con cerchioni più pesanti ritorni in un'omologazione 775. Questo è un trucco per, diciamo, giocarti quell'1-2 punti che ti sballano, perché 3 punti sono tanti. Di solito vedi assetti come questo, ad esempio, vedi la Formula E 748, a parte che non puoi montare pezzi, e ve lo faccio anche vedere subito. Cioè c'è la trasmissione, ok, ci metti questo e chiaramente la cosa buffa è che il cambio originale va meglio di quello elaborato, vabbè, forse, non lo so, forse più leggero, non ho visto bene. Ah, cos'è sto pezzo? La batteria, che figata, motore a batteria, 60 kW in più, questa sarebbe veramente una potenza. Guardate anche il grafico come cambia, bello. Fanno un sacco di giri ste macchine, che stiamo parlando di 16-17 mila giri. Comunque giocati quei punti lì, caro Alessandro, perché si può fare qualcosa secondo me, e quando porti l'auto a 775 dopo inizi a lavorare sull'assetto. Vediamo un po'. Ah, siamo a Watkins, preferivo Suzuka. – 18.000 giri fa. Si sentirà appena il motore. Su questo ci ho fatto un minimo d'assetto per la stabilità. Vediamo se è veramente migliore. Perché puoi scegliere tra il tipo 5 o 6 formula, ma ognuna va a proprio assetto. Niente, mi va abbastanza via. Non mi ricordo se ha 6 marce. No, 5 marce. Ho fatto uno scalatone. Guida bene l'inglesino davanti. Dietro li ho seminati. Quattro giri, non sarà una gara proprio breve, praticamente finirò questa. Tra l'altro sto riflettendo adesso che
se mi suona la sveglia dei 30 minuti ho sulla suoneria e non posso interromperla perché c'ho in mano il pad. Magari se trovo un rettilineo ce la faccio. Però io da solo non voglio correre, quindi devo cercare assolutamente di riprenderti, amico mio. Questa si fa tranquillamente in quarta perché ha molto sottosterzo questa Formula E. Un po' troppo di traverso qui. Ok, primo giro per prenderci confidenza, adesso si spinge veramente forte, cercando di avvicinarsi all'inglesino davanti. Dietro col terzo si è creato un bel distacco, però va. E qui ho rischiato di perderla e ho perso sicuramente del tempo. Sono entrato fortissimo, ragazzi. Tiene chiuso anche in uscita di curva, non c'è affatto quell'effetto di sottosterzo dovuto dal gas, dall'accelerazione. «100 metri di distacco da ICHR», ci avrà una pronuncia diversa sicuramente. Oh, come l'ho fatta male questa. Infatti il distacco aumenta. Erba qua. Visto che c'è un motore elettrico potrei tagliare anche il prato. Se ci fanno la lama sotto, nel frattempo che faccio i taglioni sull'erba taglio anche il prato. Cosa è successo? Lì un po' di fumo, l'ho fatto anch'io però. Niente, finché io non la smetto di fare errori e quello non inizia a farne, non posso far di più. Bella anche questa cosa che comunque ci hanno tenuto a metterci dentro le Formula E. Chissà quando non ci saranno più le auto a benzina. Attenzione perché c'è un lag, forse sono io credo, di solito quando succede questo. No, boh. No, ha laggato, ha fatto un dritto della Madonna che ha attraversato le barriere. E di solito quando succede questo su Forza... no, è uscito lui. Niente, sono primo. Sono primo per un problema tecnico di rete in realtà, non della macchina. Vabbè. Non mi merito questa posizione, però intanto cerchiamo di mantenerla. E qui attenzione al largo. Comunque dietro sta recuperando, per cui non c'ho tanto da ridere e scherzare. Bisogna guidare al meglio. Allora, sta curva qua finalmente mi è venuta un po' meglio. Oh, adesso sì. Bisogna stare sempre molto larghi all'inizio e stringere più che si può. Anche questa buona. Potevo farla un po' più veloce. Mi stanno recuperando? Devo vedere i distacchi. Allora, qui non sono andato affatto male, infatti mi segnala curva perfetta in alto a sinistra. 250 metri di distacco. Oh, finalmente sono riuscito a non derappare la prima curva, quindi qualche decimo l'ho conservato. Vediamo.
C'è qualcuno che gli ha fatto un sabotaggio alla linea dell'inglesino. Allora, qua ho messo... sì, ho aumentato il mio vantaggio, quindi sto guidando bene. Allora, qui devo dire pulito, ma non troppo veloce. Chiude molto bene come macchina, non è affatto prepotente. Allora, vediamo se riesco a fare anche un giro pulito, che comunque fa sempre onore. Questa curva a destra in salita non è facile, perché devi buttare giù una marcia proprio nel centro della curva, che non è mai cosa gradita per la derapata. Sono ancora nel giro pulito e attenzione perché dietro un po' si stanno avvicinando. Ma direi che la porto a casa. Ok, giro pulito, sono riuscito a farlo. Vittoria. E mi sa che suonerà anche la sveglia tra poco. Non male, 1,57,8. Vabbè, in classifica sarò indietrissimo. Andiamo a dare un'occhiata, tanto per. Classifica europea, 87esimo su 3000. Sì, ma posso dare molto di più. Classifica... torniamo sui migliori, che sono quelli mondiali. Intanto suona la sveglia, proprio giusto. 181esimo nel mondo, no ma ragazzi, infatti il primo a 150, a 1,53 sono 4 secondi, io sicuramente 2 li potevo tirare giù con poco più di allenamento. Ok, allora vediamo chi è rimasto nel frattempo. Allora, siamo in 3 in live. Qui si è un attimo incartato, leggiamo i messaggi. Allora, io ho fatto gomme di accelerazione, ma perché l'hai messo? Perché ero un classe R, la Ford Formula. Visto che siamo ancora su Forza, prima di uscire andiamo un attimo nel garage, perché gomme d'accelerazione non si mettono mai se non l'ho fatto io appena adesso. Intanto spengo il ventilatore, perché sennò mi si crea la voce rauca. Ok, quindi adesso inizierò a sudare. L'ho fatto io con la Mustang RTR nel mio ultimo video per declassarla, però non sono mai una gran scelta le gomme d'accelerazione. Poi ho messo cerchioni più 1 chilo, se non sbaglio ho anche allargato le gomme, con potenziamento volano ed un'altra del motore che non ricordo. Vabbè, diciamo non chissà cosa di pezzi. Ma non ho mai provato visuale. Ma non hai mai provato visuale abitacolo? Sì che lo... No, abitacolo no. Qua ci sarebbero le Ferrari, tra l'altro, adesso a provare. Ma rispettiamo le regole della live. Sì, no, dall'abitacolo giusto le Formula 1. Le Formula 1 si può fare perché, vedi, dall'abitacolo a me dà un po' fastidio che comunque la parte del passeggero la vedi poco. Dal cofano sì, dal cofano l'ho fatto anche un video, ha molto senso. Poi, ah sì, anche tutto l'impianto frenante, quindi sempre parliamo di Ford Formula. Andiamo a dare un'occhiata al volo a questa tua macchina. Non mi ricordo l'annata, ma non è giovanissima. Quante Ford ci sono? Eccola qua. Ford Formula EcoBoost, io ce l'ho S771, che è i potenziamenti omologati, credo che siano quelli che ti butta dentro il gioco. Allora, come gomme, se tu metti l'accelerazione vedi quanto cali, quindi tu probabilmente hai messo l'accelerazione per potergli dare più cavalli, però quanta forza G ti perde? Cioè passi da 1,48 di forza G a 1,31, c'è una differenza abissale. Tutta la vita una macchina
con le gomme, con una forza G da 1,48, anche se ha 50 cavalli in meno, cioè per me non c'è proprio da pensarci. Poi vabbè, sulla larghezza te la puoi giocare. Qui direi che si poteva fare... Vabbè, i limiti dell'omologazione prevedono anche la larghezza 205, quindi non è che puoi far molto. Ci puoi mettere l'aerodinamica. Che però regolabile è solo quello di serie. No, ma aspetta un secondo, quindi 771 è il limite dell'omologazione, non è 775, allora ti ho detto una cagata. Quindi se è 771 sei già lì, al limite, per cui te la puoi giocare, quindi non può essere 772 il tuo assetto, se no sei fuori. E se ti capita una gara con omologazione attiva non puoi usarla. Niente, te la devi un po' giocare abbassando un po'. Vediamo qui cosa c'è. Sì. Devi mettere i cerchi più pesanti e in questo modo scendi un po', se vuoi dargli un po' di freno. Impianto freni, anche qui comunque sali. E come motore cosa puoi fare? Il motore puoi fare di tutto, peccato che se vuoi restare nel livello 7, nel livello S, puoi fare un cavolo. Però voglio vedere se magari mi ha già messo dei pezzi. No, niente. No, niente. L'unica cosa che puoi fare è aumentargli il peso con i cerchioni e al massimo gli dai qualche cavallo in più. Non è che puoi fare molto. Poi il resto è tutto messo a punto. Ok, quindi forza, stop. Grazie di tutto. Andiamo su Horizon. E Horizon lo giocherò con la visuale dal cofano perché mi trovo molto molto meglio. Siccome lì l'effetto velocità in città, perché siamo in città, nello spazio aperto, è di più, sembra di più, allora è meglio che io stia più vicino agli ostacoli per reagire più in fretta. Si passa a Horizon 4. Oh, com'è caldo il PC. Sta un po' fondendo. Mettiamoli sotto uno spessore. Ok. Così respira, poveretto. Che diciamo che ormai le sere calde non sono più queste. Come vedete la sigla è sempre la stessa, cioè l'intro del gioco è sempre lo stesso, di Microsoft Studio Turn 10. Ecco, vi dico già che solo per questa sigla iniziale prenderò un avviso di copyright perché ho messo qualcosa che non era mio, grazie a YouTube. Su Forza li ho abbassati i volumi. Però fa caldo comunque. Allora, qui in multiplayer c'è poco da fare, cioè in realtà vedi le altre auto nel free world, open world, come si dice. Ed è bello Horizon perché quando vai in giro e incontri qualcuno lo puoi un po', come dire, spronare a sfidarti nell'illegalità. L'unica cosa che non mi piace molto di Horizon è che c'è la guida a sinistra, quella secondo me non è stata una gran mossa. Infatti sono tutti frontali di solito perché sono a destra. Però ci sono auto prepotenti e c'è una macchina che che è apparsa in un video un po' vecchio, che si chiama Ford Escort Hoonigan, che vanta più di 1000 cavalli, che fa paura da guidare dal cofano, fa veramente paura. Non ho tantissime auto, ho visto mi sembra l'ultima volta sulle 40 auto, anche perché non ci gioco quasi mai Horizon. Tra l'altro un gioco che non ho acquistato, un gioco dentro il Game Pass, però il Game Pass adesso ce l'ho attivo per un po', quindi perché no? Anche Mad Runner è dentro col Game Pass.
Ah, eccola qua, la McLaren Senna, si vede che è quella che ho usato l'ultima volta. E perché non farci un giro con questa? Allora, aggiornamento, ah sì, perché è vero, l'ultima volta c'era un piccolo aggiornamento. Vabbè, solite cose che a me non mi interessano al momento. 2 milioni di eventi, auto, cagate varie, sì, sì, va bene, dai. Welcome back, Max. Grazie, welcome back anche a te. Allora, c'è anche la versione Lego che è un add-on, un DLC a pagamento ovviamente. Io come al solito uso i giochi totalmente gratuiti. Quindi torniamo in pista, come si fa? Entra in casa. Andiamo nel garage a vedere la mia collezione di veicoli, poi faccio partire il timer. Allora, la Senna è un'auto veramente cattiva e se andiamo a vedere 588 kW, quindi molto cattiva. Bella da guidare, anche molto stabile. Vi passo un po' velocemente le altre, Chevelle, la Hellcat, questa è cattiva. Questa è l'SRT10 ACR, la Viper che suona come un martello pneumatico. Dopo magari ci faccio un giretto, è bellissima da sentire. Ferrari, Mustang, la mitica Deluxe Coupé, eccola qua, Escort Unigan, no questa qui, sì, è l'altra Escort Unigan, quella che dico io però è la Unicorn, non era scusate ho sbagliato, non era la Escort, era la Mustang, una bestia. Però magari prima ci scaldiamo un attimo le dita con qualcos'altro, tipo la Huracan mi piace molto, anche così gialla. E poi che altro c'è di bello? Beh, la Skyline con la livrea di Brian, fighissima, tra l'altro l'ho pompata abbastanza come un dannato, 594 kW, un pick-upino Renault 5 e l'impresa WRX del 2008. Scaldiamoci un po' con la Huracan. Sali a bordo. Graficamente un gioco bellissimo Horizon, veramente fatto da Dio, anche per console. Ok. Si scende in campo. La lancia. Nunzio, sei collegato. Ciao Nunzio. Oh, la Renault 5 Turbo. Nunzio, non mi sembra di averti mai sentito. Non so se ti conosco per via di Facebook, per via di Xbox. Non mi ricordo. Ma faccio un giro con la Lambo perché è abbastanza semplice. Sentite il sound. Graficamente è stupendo. Ok, non c'è la frizione. Andiamo però in visuale dal cofano. Anche se si vede una riga gialla, è tutta un'altra cosa guidare così. Cioè, guardate l'effetto velocità, che spettacolo. Oh, cancello! Ah, si fa così. Ma dov'è che sono finito? Sono nel rally. Torniamo un attimo indietro. Andiamo nella civiltà. Cioè, capite che è adrenalinico giocare a sto gioco? Perché non è Need for Speed che è estremamente tamarro, che comunque il suo fascino ce l'ha. È diverso. Anche la scalata, mi piace sentirla. Gli alberi non mi piace prenderli, però ogni tanto scappano. Traverso. Non vedo in giro nessuno, come altri utenti nel live. Allora magari andiamo a cercarci un evento. Vedo che c'è qualcosa lì più avanti. Oh, quello che vi dicevo. Si guida a sinistra, non a destra. Che fine ha fatto quello là? Che sa che è finito nel lago, poveretto.
Allora, questi cartelli che si vedono sono quelli dei bonus. Dov'è che è? Ecco, quella scritta là in alto è di un tipo che mi sta inseguendo. Dove sei? Dove sei? Vieni qua. Sei schiantato? Vediamo che auto c'hai. Cos'è? Cos'è? Una mini? Come si suona il clacson? Eccolo qua. Vieni, vieni. Non ti voglio stalkerare. Tranquillo. Non ti vendo niente. No, nell'acqua no. Come cazzo guidi? Dai, dai, dai. Come si fa a interagire che non mi ricordo? Ma sei scomparso. Ma dai. Volevo dirti ciao. Così. Ciao. Hello. Scomparso. Andiamo a cercarci una gara. Ciao. Attenzione. Attenzione, ok. Chi è sto qua? Cos'è che ha preso? Ma ha cambiato macchina e è venuto a trovarmi? Accettare la sfida. Subito che accetto la sfida. Con la Back Mono. X99, cioè questo mi dà una pettinata che non avete idea. Rocce, 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 rocce. Via. Porca, cosa va? Ma dove è andato quello? L'ha preso la scorciatoia. Cioè aveva una Back Mono pompata fino al buco del culo. Vedete perché la visuale dal cofano è utile? Ah, mi sa che ha tagliato la parte del fiume proprio. Che giocatore sporco. Bastardo, è passato ha attraversato il fiume. Non si gioca così però. Non si gioca così. A parte che c'è una Back Mono che fa paura. Dai, cosa vuoi fare? Corriamo? Corriamo o ci guardiamo? Ah, ma il timer non l'ho fatto partire. Allora, magari facciamo un po' meno, facciamo un quarto d'ora. Yeah. Accetto la sfida, dai. Lo so che mi vuoi dare merda, vuoi fare il figo. Io la sportellata gliela devo sempre dare perché è stato sporco prima. Tanto si schianta. I cavalli non sono tutto. Anch'io magari mi schianto. Porca che botta. No, che botta che ho preso. Speravo nel suo schianto, l'ho fatto io. No, non vado più. Questo si sta bevendo una birra alle mie spalle. Boh, qualche migliaia di euro di danno. Testa a testa perso. Bravo. È un'auto decisamente inferiore. Cioè, vediamo cosa potrei scegliere di meglio. Le mie auto, 38 auto. Come vi dicevo, c'è questa che è molto cattiva, che ha tipo 1400 cavalli. Adesso vedete perché. 1400 cavalli. Discreta. Ok, ci sono. L'altro dove è andato? È scomparso. Vabbè, tanto non ci tenevo. Ah, no, eccolo qua dietro. È lui, è lui. Cos'è che ha preso?
È una turbina unica sta macchina. Caduto nel fiume? Dai, sfidami adesso, vediamo cosa combiniamo. Sfidami, cazzo, sfidami. Azione. Dai, dai. Costa 500 camouflage. È una gara che ce l'ha più grosso. Minchia, mi ha attraversato la strada 1. Oh cazzo. Cazzo. Dove è andato quello? Ma non può tagliare così. Infatti non ha tagliato. Porca cosa corre. Ero a 320 all'ora al traguardo. Porca puttana. No, ho fatto un frontale contro qualcosa che non mi ricordo più. Dai, dai. Se te la senti. Si fa la sfida. Se vuoi riprendere la tua backmono del cavolo, per me non c'è problema. Dove sei finito? Ah, sei qui? Hey, Max. Can I interest you in a Forzathon live event starting soon? Forza Online, no, non mi interessa, grazie. Sta cambiando macchina intanto. Postare il percorso. No, non mi interessa. Non voglio partecipare a Forza Live. Sto aspettando sto qua, che ha cambiato macchina. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ve la faccio vedere intanto. Beh, è buio, grazie. Dove sei finito? Sei qua? Cos'è? Cos'è Lisetta? Ti prego. Ti prego. Non ha accettato la sfida, il bastardo. Ah, ti vengo addosso lo stesso. Sto recuperando. Bisogna anche frenare però. Dove sei? Dove sei? Ti ho perso. Dietro. Allora, proviamo ad andare a fare una gara. Mappa globale. C'ho 2 milioni di eventi da completare perché non ci gioco mai. Ma cosa sta dicendo? Non mi interessa. Allora, qua cosa c'è di vicino? Cross country, che non mi dispiacerebbe. Con la Mustang, me lo faccio cross country con la Mustang. Insano. Ci vado. Fa caldo. Turn around when it is safe to do so. Nel frattempo lui è sempre qua con la sua isettona. Ciao. In 100 meters, turn right. Partecipa all'evento. Faccio abbastanza schifo nell'offline, anche perché è difficile. Cioè, se fai un minimo d'errore non ti perdonano. E il livello non è il massimo. L'ho abbassato almeno di 3 tacche. Guardate che mezzi, mi sa che non me la fa guidare la Mustang qua. Guarda che c'è, uno dei piloti più famosi del mondo di Horizon, che si mette alla prova nel primo round. Vediamo come va. Ah, quindi devo scegliere tra Range Rover, che mi è sempre piaciuto, Volkswagen, questo è un maggiolino elaboratissimo,
Oppure un Dodge Ram che fa paura. Non lo so. Il Range Rover, sì. SVR. Mi fa vedere il motore originalissimo. Guida a destra. Salire a bordo, sì che ci salgo, dai. Vuoi fare sto regalo? Dammi sta macchina. Che finita la gara la uso per andare a fare la spesa e portare la bimba all'asilo. Giocatore singolo. Gareggia in questo evento, vai. Classe A770. Ah, posso cambiarlo comunque perché avevo anche il Durango. Ma questa va meglio, quindi accetto la sfida. Allora, perché c'è collegato? Tra l'altro chi è che c'è collegato adesso? Penso Nunzio, penso Alessandro e credo DDT o Alessio, comunque uno dei 4 manca. Fatemi sapere se preferite Motorsport o se preferite Horizon. Tanto così, per curiosità. Io intanto mi faccio sta garetta. Quanto manca ancora per Horizon? 6 minuti e mezzo. Che sprint che c'ha! Spettacolo! Guardate i riflessi sul cofano. Stavo girando. Qua si salta, ragazzi. Porca troia. Non vorrei essere il contadino padrone di sti campi. Curvona subito dopo il salto non si mette, però. Ma ti levi? Bello. Diciamo che le macchine non possono fare esattamente questo nella realtà. E i muri non si frantumano come se fossero Lego. Sono secondo. Sono magicamente secondo. 81%. So già che se vado prima non ho più riferimento e non prendo le porte poi. Oh, l'ultimo. Ah, peccato. Vabbè, dai, seconda posizione. Cosa me li sono attraversati i campi, ragazzi? Uè, Ramo, si è collegato anche Ramo. Quindi motorsport tutta la vita, lo so, anche per me, però mi svaga abbastanza. Tanto Ramo, scollegato, non male. Sbagliato cosa? Ciao Ramo, ciao Nunzio, quindi voi vi conoscete, bravi ragazzi. Cos'è, un Cherokee che ha vinto? Ma una donna mi ha battuto, dai. Non me l'aspettavo. Ok, qualche cash portato a casa. In my experience, there's a certain amount of attrition in any cross-country competition. Mechanical faults, hazards of terrain, drivers who just weren't quick enough. Not you though. You're through to round 2. Sono avanzato al round 2, bella lì, dopo un anno. Beh, sono in seconda elementare. Cosa è imposto come percorso? Intanto dove mi trovo vorrei capire. Ma è grande la mappa comunque, non ci avevo mai fatto caso. Non male.
Come eventi mi sparo un'altra garetta. Circuito Princess Street Garden. Dai, si può fare. Andiamo là. Ah, il nome del collegato era Ramo. Ma non mi avevi ancora salutato, Ramo, grande. Io riprendo a settembre. Il lavoro pressa purtroppo. Guarda, anch'io. Ma io più che il lavoro, la casa. Cioè, mi sto trasferendo. Right. I was out for a Mi sta consumando l'anima, però dai, lo faccio per un motivo buono. something we need to find. As in now. Right now. Come on. Quindi riprendi a settembre coi video, mi fa piacere. Tra l'altro tu video sul rally, se non ricordo male, ma non solo, anche altre cose. Ricordami un po' i giochi che fai tu, forse automobilista porti? Palo, sentite proprio il rumore metallico di palo. Tan, tan, tan. Allora, con cosa si può correre qua? Riprendo a settembre, beh dai, ci siamo quasi comunque. Allora, giocatore singolo, sì, però non vorrei farla con Range Rover, quindi spero mi dia ampia scelta. No, ancora queste auto. No, così non ci sto. Allora, usciamo. Forse perché sono arrivato con Range Rover, allora mi propone questo tipo di categorie. Potrei usare o la Skyline, che l'avevo pompata come un cattivo ragazzo. Sì, vai, Skyline del 2002. Me la faccio. Oh, che belli gli alberi di Lego. Non devi neanche bagnarli. Cosa è cattiva? Sentiamo il sound. Ha giusto un po' di turbina. Bella. Sfiamma abbastanza. Dai, partecipo all'evento. Allora, Ramo, cosa dici? Io corro col team Absolute Motorsport su Race Room, sì è vero, il rally è puro diletto personale. C'è il cambiauto, ma allora sono scemo io, non l'ho visto. Ah sì, hai ragione, che stupido. Non ci gioco quasi mai, hai ragione. Tanto suona il timer, quindi vuol dire che faccio sta gara. E poi passiamo alle moto di Ride 3. Molto tamarra questa Skyline GTR del 2002. Ci voleva il doppio NOS, però come in Too Fast Too Furious. E si parte. Qui ci voleva la frizione, mi sa, perché c'è la cambiata lenta. Oh, la stabilità non è buona. Gioco duro. Ok, primo giro finito, quarta posizione. Posso recuperare. Mamma mia che scalata che ho fatto. Dopo vado a confessarmi. Non mi ricordo se monto un Gallo 16 o un 24 su questa Skyline.
tamponatina. No, che entrata brutta che t'ho fatto. Ti lascio passare, dai. Divertente comunque. E vi assicuro che non saprei guidare così se fossi con la visuale dall'esterno. Al limite qua. A questo punto non posso più fallire. Ultima curva. E a meno che c'è Ludacris che mi ha alzato il ponte ho vinto. Bella lì. Divertente ragazzi, bellissima auto, hai ragione, c'ha tutto il mio rispetto questa macchina. Mi è piaciuto. Horizon ragazzi ogni tanto così a spizzichi i bocconi, un'oretta a settimana, un poco più, non è affatto male. Che comunque il sound, a me ragazzi il sound delle auto mi dà adrenalina e l'adrenalina mi dà divertimento, quindi devono impegnarsi. In Forza Motorsport dovrebbero migliorare un po' di più le cose. Va bene, chiudi mappa, questo perché GG. Cos'è GG? Ve la faccio vedere un po' dall'esterno, un po' di numeri da tamarro. Ma sì, ma che le cabine del telefono cosa servono a fare ormai che tutti hanno il telefonino? Ma le rotonde si fanno, sì, si fanno al contrario. Drift King. Ah, volevo giusto parcheggiarmi qua, tutto calcolato. Vabbè, niente, il tempo di Horizon è finito. È stato bello. Molto bello. Ma adesso si va in moto. Facciamo girare... GG è Good Game. Chi è Giorno Giovanna? Ciao. Piacere di beccarti in live. Fa molto piacere. Quando ci sono... Ma ho piacere per tutti, io quelli che conosco, ma anche quelli che non conosco. Allora, se ti piacciono le macchine, però, stiamo passando alle moto. Però dopo tranquilla che ci torniamo. Allora, Ride 3, ragazzi. Anche questo non l'avvio da un po'. Spero che non mi chieda di aggiornare nulla. E farò delle gare offline, non ho mai giocato nel multiplayer di Ride, è già abbastanza complicato nell'offline. Io direi di fare una garetta con i motard. Sono Nunzio. Ho appena cambiato nome. Non ti seguo, Nunzio. Perché hai cambiato nome, scusa? Ma Giorno Giovanna cosa sarebbe? Cognome e nome? Milestone. Le moto vanno benissimo, bravo. Ci divertiamo anche qua, anche perché io non sono il figlietto che va in giro con le MotoGP. Io sono uno che va in giro col motard. In questo gioco, che è divertente, molto divertente. Perché derapa, impenna è da domare. Però Ride ha un problemino che quando non ci giochi da tanto tempo all'inizio cadi. In una gara prima di riuscire a farla bene la riavvio almeno 3-4 volte.
Sì, nome e cognome, ok. Mi mancano già le auto. Lo so. Però ci sta, dai, cambiare, è una cosa diversa stasera. Poi dopo gioco a Mad Runner. Mad Runner è un gioco sporco, lo conoscete Mad Runner? Praticamente sei... È un po' come quella serie TV che fanno in giro nei viaggi in Australia, nei deserti coi camion, nel fango, a spostare tronchi di legno. Un po' simile. Qui altro bel copyright che mi beccherò per questa musica nell'intro. Grazie YouTube. Grazie. Sono solo dal 2012 che pubblico video. Grazie per tutto quello che mi hai dato finora. Ho ricevuto 6 nuovi messaggi da Milestone, va bene, li guarderò magari tra un mese. Allora, c'ho già intanto come moto predefinita un bel motard. Non mi ricordo quale delle tante che ho. Andiamo in carriera a vedere cosa mi manca. Tutto di traverso, cioè io quando vedo un evento con scritto tutto di traverso, cosa posso fare? L'abito non fa il monaco. Un po' di eventucci. Ah, questo è il KTM 450. Anche se in realtà il mio miglior motard è la Kawasaki. Allora, qui avevo già corso con un primo posto, primo, 12esimo a Franciacorta. No, 12esimo no, cioè devo migliorare. Gara singola, Franciacorta. Ah, però è un circuitino, sa che è dedicato, un po' corto. Dai, entriamo. Allora, vedete che ho, allora, l'Aprilia, non male, 450. Non mi dice cavalli, non so perché. Forse li sta calcolando. Poi c'ho l'Honda, qui vedete il livello prestazioni a sinistra 241, 205, 223. Ah, quindi l'Aprilia è molto meglio. Il Kawasaki ha tantissima accelerazione, ma direi che posso andare con l'Aprilia. Mi raccomando di traverso. Sì, adesso spengo subito i controlli. Anzi, in realtà queste moto anche col TCS derapano, è incredibile. Molto divertenti. Penso l'ho già detto quando ho fatto i miei primi video su Ride 3 che ho scelto di comprare questo gioco. Questo è comprato, non è col Game Pass che non neanche c'è. L'ho scelto per i motard e l'ho scelto per i due tempi, per i 125 due tempi. C'è la possibilità di guidarti l'RS o l'HG Vamito. Ma quando mai succede? Ok, autodromo di Franciacorta caricato. Assetti qui non ci ho mai messo mano in maniera pesante. Le marce sono sempre quelle. E qui c'è anche il bilanciamento del corpo sulla moto da imparare a usare. Vabbè, prima gara va un po' così com'è. Se cado vado comunque avanti perché voglio fare pratica. Allora, qui c'era il tasto Y che ti metteva giù in carena. Adesso c'è impostato come TCS medio. Urca. Oh no! Sulla terra non fa molta fatica. Guardate come si imbianca la ruota. Tiriamo l'asso di motore. Non si impenna. Ma dai, perché non si impenna? Sì, era la versione quella un po' sterrata. No! La retromarcia non c'è. Mamma mia, che disastro che è. C'è anche l'RS 250, c'è anche quella. Nunzio. Mica, ma cosa è difficile guidare qua?
C'è anche l'RS e ce l'ho in garage, se non ricordo male. Sullo sterrato proprio in punta dei piedi bisogna andare. Mamma mia, cos'è difficile. E poi c'è la fisica al massimo e la differenza la fa. Ecco perché ero arrivato 12esimo in questa gara, perché non riuscivo a finirla. Non dà trazione proprio. È sicuro che ho il gas al minimo. Cioè, mi hanno doppiato. Allora, la riproviamo subito, da provare la 250 e dopo vedo cosa c'ho in garage. Allora, non lo metto il timer perché tanto c'ho l'orologio davanti e lo vedo. Sono le 11:20, fino ai 40 si può giocare. Allora, vediamo se riesco perlomeno a finire la gara decentemente. Magari il TCS è meglio alzarlo. Questo lo puoi alzare anche in gara. No, però così non si fa. Dai. Cioè, mi hai fatto volare. Già sono imbranato io. A cannone dentro nel ghiaione. Il pezzo difficile è questo. Ok, basta andare piano. Dai, sull'asfalto sono caduto come un coglione. Il problema della ghiaia è che se rallenti troppo non ti muovi più. Mamma mia che staccata. No, niente, qui cado. Non ci siamo. Ultimo riavvio, poi cambio pista. Fa sudare sta motard. Ne ho stesi 2. Qua non devo accelerare. No, cioè infrenato, sono caduto.
Il problema è che non c'è un punto dove vado molto più forte degli altri, quindi non riesco a recuperare. No, ma quei freni mi devo proprio dare una calmata, perché ogni staccata vado giù. È il freno dietro il problema, non lo devo usare. Cosa dite, la rifaccio o la chiudo qua? Al limite questo. Ci sto prendendo la mano. Va. Mi è crashato il PC. Va, non entrare più di traverso. Sono entrato proprio brutto, col freno dietro schiacciato, perché il freno dietro è pulsante, è digitale, quindi non puoi regolarti. Invece il freno anteriore è analogico. Prova di nuovo. Ok. Ve l'ho detto che Ride è così, quando lo riprendo in mano farà almeno 5 tentativi nelle gare difficili. Poi il livello di acqua l'ho messo altissimo. E la partenza è la mia, perché loro fanno la S e io vado dritto quasi. Attenzione, sono riuscito anche a recuperare sto pezzo. Ho usato il gas egregiamente. Ancora l'ho fatto cadere questo qua. Troppo lungo, troppo lungo, troppo lungo. Questa la faccio troppo lenta. Cioè questo è caduto davanti a me ma ho già recuperato. No, il taglione. Non arriverò ultimo, bastardo. Oh! Si è fatto malino. No, pure io, cazzo. Non riparto più qua. M'ha fregato. Vabbè, me lo meritavo, dai. Ho giocato un po' sporchino. Ci sono altre piste dove vado forte. Guardate com'è sporca la moto. Bella però. Alcuni dettagli dei giochi di Maestro sono belli, altri fa veramente cagare. Dai, facciamo così, allora andiamo a vedere se c'è l'RS 250 come voleva Annunzio. Mi ricordo di sì a memoria. Allora, facciamo un po' panoramica. Super Sport 125,
Motard. Mitiche 250 cc. Vediamo se sono loro. E non ci ho mai corso nell'altro. Portogallo. In Algarve. Poi cosa abbiamo? Donington. Nürburgring. Vediamo questa qua, che moto mi propone. C'ho l'NSR, è un'Honda. Elaborazione da gara regalo non vendibile. Ah, perché ce l'ho già in garage questo. Se vado in concessionario invece... Allora, mi dispiace per te, ma è bloccata. Comunque ci sarebbe. È bloccata e non so se a pagamento bisogna andare avanti con la carriera. Comunque la moto c'è. Vabbè, visto che ho l'NSR prenderò questa. Che livello ce l'ho? 202, 40 cavalli, mi sa che non è elaborata questa. Su Ride si possono fare le messe a punto, si possono modificare i pezzi della moto, anche estetici, tipo togliere le targhe, togliere gli specchietti, cambiare lo scarico, mettere i para... come si dice? Paraleve, paramani. Possono fare un po' di cose. Infatti è bello, secondo me Ride sta a Forza Motorsport come MotoGP sta a Formula 1. È quella parte un po' grezza, un po' randagia del gioco. Nürburgring. Allora, vediamo un po' come si comporta questo NSR. Ho scelto Nürburgring perché più o meno la pista la conosco. Senti che sound di due tempi. Ah, quel TCS l'ha tolto però. Spento, se guardate sotto vicino al contagiri è spento. Figa che staccata. Traiettorie un po' strane. Cosa urla? Caduto qualcuno lì. Il suono dei due tempi è bello anche nel videogioco, lo so. Infatti io sui Motard avrei voluto qualche due tempi. Sì, ma che dritto che ho fatto. Qui c'è il discorso di scia. Stanno iniziando ad andare anche loro.
Se quello lì davanti, che è già lontano, è il terzo. Gli altri dove diavolo sono? Quarta posizione, potevo fare molto di meglio, se rifacessi questa gara sicuramente arriverei più avanti, bella, però diciamo magari lasciamo lo spazio per un altro tipo di moto, magari vediamo se riesco a guidare qualcosa di più spinto, anche se io guiderei solamente sui motard perché mi piace veramente tanto. Peccato che non hanno inserito anche il cross in questo Ride 3, ma secondo me l'hanno fatto perché almeno riuscivano a vendere MXGP, che è un gioco che io ho avuto su 360, l'1 e il 2, poi ho provato il 3 qui su One. Il GP non è affatto male, e tra l'altro adesso ne stanno facendo, non mi ricordo se è già uscito, lo stanno facendo, l'ultimo, che ho visto qualche video, merita veramente tanto. Allora vediamo che eventi posso fare e di conseguenza mi regolo con la moto da scegliere. Qui sotto cosa leggo qua? Le rosse bolognesi, forse qualcosa con la Ducati, sempre che me la faccia comprare la moto. Brand Hatch, Donington, Snake, Imola. Facciamo Brand Hatch, però vediamo se posso scegliere la moto. C'ho una Desmo 16 RR, ragazzi, che è annata 2006. Bella. Altrimenti cosa si può comprare di tutto? Mamma mia che mezzi. RS1000 998. Carine tutte quante. Ok, un giretto con la Desmo 16 direi allora. Ancora 5 minuti di Ride 3, poi cambiamo. Magari Mad Run, adesso vediamo quanto farlo lungo. Che volevo star dentro la mezzanotte. Il rumore un po' strano, un po' ducatone qua. I cavalli ci sono. Si guida bene. Tende all'impennata, è un'uscita di curva. Sta una curva bastarda di Brand Hatch.
Comunque penultimo, non sto andando bene. No, qui largo, quasi largo. No, super lungo. Noto che c'è ancora il bug sul TCS, perché io prima pensavo di averlo spento, ma in realtà, nonostante quello che leggi, lui te lo imposta sempre come completo all'inizio, poi basta che fai almeno una variazione e ti rimane quello che effettivamente metti. Cioè più di un anno non ha ancora risolto sta cosa. Volevo vedere se cadevo, sono caduto. Cosa si impenna? Ah, vabbè. Buonanotte Nunzio. Grazie che ti sei collegato e mi ha fatto piacere. Guarda anche gli altri miei video se non mi conoscevi, ma penso di sì. Grazie ancora, tanto tra un po' chiuderò anch'io. Ok, gara finita. Sono andato abbastanza male, però era anche un po' un giro di rodaggio, diciamo. Non è facile Raid, bisogna stargli dietro, è uno di quei giochi che secondo me chiede un po' l'esclusività. Bisognerebbe giocare tutti i giorni sempre a questo, però comunque è divertente. A questo punto passiamo velocemente all'ultimo gioco di questa live, Mad Runner, per chi non lo conoscesse. Ora c'è da divertirsi. Un gioco tranquillo, ma che si giocherà nello sporco. Ok. Eccolo qua, tra l'altro avevo iniziato già una sorta di carriera tempo fa, ma mi sa che la ricomincio perché non mi ricordo assolutamente niente. Premi pulsante menu. Per giocare come mappo, vai, gioco come mappo. Giocatore singolo, guarda qua. Allora, inizia partita occasionale, passa la simulazione. Ah, qui c'è da continuare, inizia partita. Ma mi sa che non me lo fa rifare dall'inizio però, perché ho già fatto quella specie di tutorial. Infatti sono proprio qua. No, intanto leviamo sta musica. Via.
Qui cosa devo fare? Devo scegliere i mezzi? No, ma io voglio ricominciare però. Se no non ci capisco niente. Che fumera! Ma la revisione l'ha fatta? Allora, facciamo così, menu principale. Eccolo qui il tutorial. Avviare tutorial, voglio fare questo. Ti mostrerà le azioni base del gioco. Prima cosa guardiamoci un po' intorno. Tac, bella la gippetta. Questo è un gioco che va anche su PC e non pesa veramente niente, cioè tipo 1 giga di download. Ok, passeremo alla modalità centrale telecamera sul camion. Allora, lascia il freno a mano, lasciato. Poi posso accelerare? Avvio il motore. Poi cosa posso fare? Destra e sinistra lo stesso del veicolo. Rilascia il freno a mano. E guida sulla strada. Ma... Ah, perché le ruote rimangono girate, cioè. Mamma mia, che instabilità. E qui c'è un po' di palta, hai raggiunto una strada fangosa. Attiva la trazione integrale e il bloccaggio del differenziale. Guida con trazione integrale attivata. Oh, non si muove. Blocco differenziale. Che sprint. Guardate la palta. Spettacolo. Se io tolgo il differenziale, qua cosa succede? Chiaramente differenzia. Cambio automatico. Il veicolo consuma più carburante con la trazione integrale attivata. Blocco il differenziale, fa girare le ruote uniformemente. Certo, ci sta. Stai avvicinando a un altro camion. Puoi passare da un camion all'altro. Avvicinati. Ci sono. Allora, facciamo un bel fermo al motore, cambia camion, scelgo questo. Allora, nota che questo camion è sulla trazione posteriore e non è dotato di bloccaggio del differenziale. Benissimo, ci divertiremo come bestie allora. Intanto accendi. Ok. Togli il freno a mano e procedi. C'è palta per caso? Figurati. Secondo me questo gioco è rilassante. Allora, qui non sale. Ogni camion è dotato di un verricello che può agganciare agli alberi e ai veicoli vicini. Ok, modalità verricello. Aggancia. Seleziona fonte traino. Ne ho 2, ok, va bene, questo va bene. Seleziona destinazione. Tac. Azione a traino. Wow! Ma posso anche accelerare? Ma che spettacolo! Bellissimo. Cioè mi tira su quindi. Ok, ma lo sgancio però. Con la mano. Traino come lo sgancio con la Y? No. Rilascia. Tac. Togli il freno a mano. No, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Bene. Ben fatto. Sgancia il vericello e procedi. Già sganciato, amico. Procediamo. Ok, garage. Ha raggiunto il garage, qui puoi installare componenti e rimorchi. Ok.
trasporta un punti garage. Come si fa? Usa interfaccia. Allora, trasporta un punti garage, scarica. Fatto, il veicolo viene riparato totalmente in officina sbloccata, ma viene rifornito solo fino a 200 litri. Lo scopo del gioco è consegnare tronchi a segheria, perciò installiamo il componente aggiuntivo per trasportare i tronchi. Cioè, devi lavorare con sostanza. Usa interfaccia, devo installare i tronchi, quindi avrò bisogno di installa componenti rimorchi, seleziona cassone, bello. Ora guida fino alla stazione dei rimorchi. Si sposta merdina. Sempre il freno a mano va tolto. Che fatica, non si muove. Guardate i dettagli della terra. Sono una manetta. Ah, i tronchi sono qua, stazione tronchi. Ok, diversi tipi di tronchi danno diritto a non montare differenti di punti carico. Questo camion può trasportare solo legname corto. Carica legname corto, subito. Avanzato. No. Usa interfaccia. Cos'è? Legname corto, legname corto. Urca, questo è quello corto. Vai, vediamo quanto pesa adesso a spostare sta robaccia. Dov'è che si deve andare? Di qua? Dove c'è l'acqua? Dai, laviamo un po' le ruote. No, mi sa che di qua mi sono impaltanato. No, però guardate, le ruote sono pulite adesso. E qua dove sono? Bello, guardate l'acqua come scende giù. Mi piace un sacco come è fatto. Certo che vivo veramente in un posto del cazzo. Oh, si è fermato. Quasi. Farai 2 con 1 litro sto mezzo. Oh, che palta. Sprofondatissimo. Dove vado? Segheria? Ok. Perfetto, scarichiamo il camion, ma ricorda che riceverai solo 2 degli 8 punti carico richiesti. Sì, vabbè, stai tranquillo, è un tutorial. Scarico. Completato, ritorno al menu principale. Ah, finito, tutto qua. Bello. Giocatore singolo. Sblocca tutte le officine, qui c'è una mappa infinita. Raggiunti tutti i punti di osservazione. Continua palude. Quindi era praticamente una partita già avviata tempo fa. Ci sono un po' di veicoli che si possono utilizzare. Io in questo momento c'ho questo bellissimo camion, quindi cosa posso fare? Jeep o 2 camion? Beh, si possono installare un bel po' di cose. Installare il rimorchio legname medio. Richiesta per installare. Installa cassone. Io prendo il rimorchio legname. Ah, rimorchio legname. No, prima il cassone. Io non lo so cosa ci metto. Ho caro legname, ho messo sta roba. Installato, e quindi posso già andare così? Fatto.
Wow, questo c'ha 6 ruote. Dove prendo la legna? Trazione integrale. Ma il carburante non era pieno. Allora, dove devo andare? Quindi questa è la mappa. Ah, mi dice dove devo andare? No, non dice. Camion. Boh, non ci sto capendo moltissimo. Allora, la segheria è lì. Devo scoprire tutte le segherie in sostanza. Sì, ma fino a lì non ci guiderò mai, ragazzi. È lontanissima. Consegna 8 punti carico a ogni segheria. Sì, ma la legna dove la vado a prendere? Stazione tronchi. No, fino a là devo arrivare, ma stai scherzando? Ma no, non me la caverò mai. Cioè, praticamente ci passo davanti. Qui non si muove. Sono anche gli animali? No. Che fiume era? Revisione mai fatta. Va bene, dai. Siamo arrivati a mezzanotte. 2 minuti a fine live. Non ho assolutamente voglia di andare fino a segheria. È un gioco rilassante questo Mad Runner. Mi spiace che adesso non ci sia più nessuno. Comunque grazie a chi c'è stato. È stato un piacere anche stasera parlare con voi. Magari la prossima volta facciamo qualcosa di più mirato, come piace a voi, o totalmente su FM o altro, vedrò. Comunque devo tornare anche con i video, quelli ufficiali, quelli seri, quelli montati, che non mancheranno, ma è un periodo così dove faccio fatica a farli. E la soluzione della live è sempre quella più facile, perché tu giochi, registri e è finito lì, non devi fare niente, al massimo puoi cambiare la copertina il giorno dopo. Comunque grazie a tutti, ci vediamo presto, saluti da Mapo.